oggi sarò il vostro narratore di questi eventi che avvengono in una cittadina dell'Illinois. C'è un brutto temporale, la notte è cupa, i tuoni riecheggiano nella notte e una figura con un cappotto sembra in attesa. Controlla l'orologio, ricontrolla. Mm, dovrebbe essere qui. Quando a un certo punto una donna anziana si presenta davanti a lui. L'uomo gli consegna un plico di documenti. La donna lo prende ringraziandolo e lui con un cenno molto gentile gli fa: non si preoccupi, dobbiamo aiutare quelli come noi. E quando lei prende questo plico, sul plico c'è scritto Henry Lloyd. Ora ci ritroviamo in un piccolo, piccolo, per dire, manicomio della città in cui questi eventi vengono narrati. E vediamo la nostra prima cainita, Ofelia, che si presta ad andare a comunicare al suo sire che ha finito il suo giro di visite per stanotte. Dottor Teach, io ho Ok. concluso il giro di visite. C'è dell'altro? Mm. Posso essere d'aiuto in un qualche altro modo? E tu, una volta entrata, vedi il suo solito, diciamo, ufficio sempre molto particolare. Ha questo bellissimo scrittoio in legno, un bellissimo corvo impagliato sopra lo scrittoio, una lepre impagliata sopra un altro mobiletto e il suo bellissimo orologio che tu ancora non hai capito bene come funzioni perché è molto anomalo. Ha segnato al posto dei numeri, ci ha segnati i giorni della settimana e i mesi. Tu a ogni volta che gli chiedi perché ha quell'orologio, lui ti ha sempre risposto: beh, ma anche il tuo segna lo stesso anno, giusto? Sì. E non ti sei mai fatto mm, va bene, nel senso è Sì. possibile. E c'è il suo ghoul che, come al solito, ronfa diciamo, sul lettino da visita degli psicologi, lì così che ronfa. E lì ormai tu dici la prassi è normale, è quello che succede sempre da un sire. E sono contento, mia cara. Ti devo solo dare un'ultima commissione, poi purtroppo eh, dovresti andare da Giacomo. Sembra che abbia un incarico per te e altri fratelli. La cosa sembra Certo. di una certa gravità, quindi mi ha Mm. chiesto se eri disponibile e io ho detto certo, assolutamente. Qualcosa di diverso quantomeno. Cosa posso fare per voi invece? Dovresti andare a liberare il paziente della stanza 27. Sì. A parere di Amadeus ormai è libero di poter andare. Dice che è il momento giusto. Io giro Sì. i tacchi Ok, e mi dirigo verso la stanza 27. tu arrivata alla stanza 27 è la classica, è la stanza quelle un po' più sicure perché sono quelle per i cainiti, per voi Mhm. fratelli che state curando. E questa è l'unica che ha il vetrino completamente oscurato, completamente nero. E infatti quando ti avvicini inizi a sentire un strano suono. Questo suono è una cosa del genere. Quello che faccio è aprire la cella e schiacciarmi contro il muro nel caso questo dia di matto. Certo. E tu appena apri, vedi l'ombra che c'era dal vetro che tutta scompare, ritorna il vetro chiaro, più gente che esce dal pavimento e schizza via verso l'uscita. E tu, guardando dentro, diciamo, alla sua stanza, vedi che sono un sacco di scritte sul muro, alcune cancellate un sacco di volte, alcune marchiate col sangue, e leggi semplicemente due scritte: Cleofe e Samael, in continuazione su tutta la parete.
Rebecca, tu sei a teatro nel rifugio di Maestro Amadeus perché, diciamo, tu principalmente sei stata accollata un po' a lui così che Giacomo abbia un po' più di respiro da tutte le sue richieste. Sei davanti a questi due figuri, uno lo conosci, l'altro ha questa maschera da medico della peste abbastanza strana, perché comunque ha un sacco di diamanti, rubini sopra la maschera e il naso molto molto lungo, e appena ti vede Maestro Amadeus ti fa: buonasera Rebecca. Buonasera, Amadeus. Come stai e con chi sei? Oggi, visto che è l'ultimo dell'anno, volevo farti un dono, visto che tutti i servigi che mi hai fatto in questi anni si sono rivelati perfetti e mi hai fatto molto divertire e so che mi farai divertire ancora. Ne sono certa. E quale sarebbe questo regalo? Samael, per favore, consegnalo. Vedi questo tizio che tira fuori da sotto il geccone una scatolina e te la porge. E ci sono delle boccette di inchiostro. Sono per tatuare? Assolutamente sì, mia cara. Questo è il tatuaggio particolare che usiamo per tatuare i nostri simboli di clan tra noi fratelli. Sapevo che era un tuo desiderio fare questa cosa per noi. Quindi mi stai dicendo che questo inchiostro riesce a tatuare i miei carissimi fratelli? Assolutamente sì. Ti adoro. Lo so, mia cara, e io adoro te e spero che continuerai così. In questi anni ti stai, come dire, rendendo molto più buono a differenza di come ci siamo conosciuti. Ecco. Vedi che lui scatta in una risata e proprio lui è sempre pacato, tranquillo, e lui sta scoppiando in questa risata proprio di gusto. Cara mia, cara mia, cara mia. Sono contento, veramente. Spero che mi porterai grandi soddisfazioni e anche a Giacomo. Sai, lui ci tiene molto a te. Mi dice che in segreto che sei la sua preferita, ma non dirlo, è la tua Sire, eh? Per carità, meglio di no. Bene, ultima cosa, mia cara. Dovresti andare da Giacomo. Sembra che lui e la tua Sire abbiano un incarico da affidarvi. Vedi di risolverlo in fretta, perché poi ci saranno tutte le cose da fare per l'anno nuovo. E Ligeia, lei è la infante del principe, la sua prediletta, cosiddetta. Sei sempre, come al solito, indaffarata nell'attico di Giacomo, che stai preparando il grande evento di Giacomo, chiaramente il Capodanno. Ma questo Capodanno qui da voi è molto importante, perché finalmente state per essere ammessi dopo anni di lavoro alla Camarilla. Ok, mi avvio verso l'ufficio di Giacomo. Su una lavagna che sta scrivendo formule matematiche su una lavagna. Espressione di un nuovo teorema, caro? Sì, ma ancora non sono riuscito a trovare la soluzione, ma ho tutto il tempo per farlo, giusto, mia cara? Assolutamente. Perdoni, mio sire. Sono qui a fare il rapporto, come sempre, sull'andamento dei lavori. Perfetto, dimmi, è tutto pronto per stasera? Assolutamente. È tutto organizzato secondo i suoi desideri, mio sire. Ok, e i greggi sono pronti per la regina e il principe Kevin? Greggi specializzati soltanto per la regina e per il signor Jackson. Si dedicheranno unicamente a loro. Sai, sono due Ventru e sai che hanno quei gusti particolari che assolutamente loro... Sono stati ricercati apposta per corrispondere perfettamente ai loro gusti. Ti adoro, mia cara, ti adoro.
come sempre. Come ho fatto tutti questi secoli senza di te, io non lo so. Ah, va bene, mia cara, purtroppo però per stasera tu e altri compagni che dopo ti presenterò dovrete svolgere un incarico. So che c'è la festa, ma ho già trovato dei rimpiazzi per voi quella festa perché ho bisogno che voi mi svolgiate un incarico molto più importante. È una questione delicata? Abbastanza. Un mio informatore mi ha detto che potrebbero esserci problemi con una certa donna e la questione si riguarda la Masquerade. Quindi non vorrei... È stata rotta? È esattamente quello il problema. Voglio sapere subito quanto è grave la situazione. No. E vedi che ti avvicina 4 orologi e sono fatti di... cioè sono bellissimi, oro, diamanti, e la cosa più bella che noti di questo orologio è che al centro hanno una specie di rubino rosso che sembra un colore rosso sangue opaco ma cristallizzato. Sono magnifici. Ah sì, li ha fatti un servitore di Amadeus. Ha detto che sono fatti puramente a mano. Non sono Ottimo. rintracciati, perfetti, non perdono mai orario. Li consegnerò al resto della coteria allora. Esatto. Ti do anche il bigliettino del contatto con cui dovete parlare e tra poco gli altri membri dovrebbero arrivare all'attico. Quindi pensa tu a spiegare la situazione e vedete di andare a parlare con suo tizio e risolvere la situazione. Va bene. Va pure, Casanova. Mi occupo io di tutto questo, maestà. Grazie mille, mia cara. Ehi, ragazzone, come va? Danny, come stai? Ah, bene, capo, gli affari vanno alla grande da quando lei è al comando. Ti ricordi quando ero io un ragazzetto al posto tuo? Te lo stavo proprio per dire. Non avrei mai pensato di vederti lì. Anche se ha fatto strano vedere la tua tomba e poi vederti qui. Sei stato... Ancora mi dovrai spiegare come hai fatto. Beh, un giorno quando andrai in prigione, forse, se dovessi mai andarci, ti mostrerò come si fa. Ah, come se tu ci fossi mai stato. Perché... vabbè, capo, penso che la tua visita giornaliera l'hai fatta, no? Dalla dottoressa, vero? Oggi mi sa che l'ho dimenticato per tutti i pensieri che avevo. Beh, non che mi riguardi, ma il tizio mi aveva ricordato di dirti di andare sempre. Hai ragione, caro mio. Mi sa che avendolo ricordato farò un salto prima che qualcuno si arrabbi. Ah, beh, ma non ti preoccupare, capo. Tira fuori un biglietto. Prima è passato un tizio, mi ha detto di consegnarti questo e ti dà un biglietto. Sul biglietto c'è scritto da parte di Amadeus: il momento è giunto, vai all'attico. Va bene, vuol dire che la mia visita oggi potrà aspettare. Comandi dall'alto, perché non rispettarli? Danny, so che se dovesse accadermi qualcosa, sai bene che... Anzi, se dovesse accadere qualcosa a te, gli do una pacca di... Non ti preoccupare, ci pensiamo noi per le retate di fine anno. Buon anno, capo. Buon anno, caro mio. E tornaci ogni tanto a casa, non pensare sempre alla famiglia... A questa famiglia. La famiglia prima di tutto, capo. Certo. Mi alzo, gli passo accanto e mi allontano, dirigendomi all'attico. Mia Sire. Eccomi qua. Cara,
quanto pare, mia cara, per la prima volta potrai assaporare il piacere di entrare in una coterie. Ah, interessante. E cioè? La invito a sedersi su uno dei divanetti mentre le spiego. Ok. La coterie, mia cara, è un gruppo di fratelli come noi, fratelli e sorelle, riuniti da il principe o comunque da figure più superiori rispetto a noi, che devono occuparsi di lavoretti, se vogliamo metterla in questa maniera un po' volgare. Ah, d'accordo. Allora aspettiamoli. Nel frattempo Quando si siede sul divanetto io mi sporgo dal dietro, mi sporgo verso di lei. I lavoretti, mia cara, devono essere puliti e ordinati. Siamo in masquerade sempre e comunque. Arriva Roberto, è chiaramente il ghoul servitore di Giacomo, che vi porge chiaramente una bottiglia di champagne e vi riempie i bicchieri. Evina, buon anno, care. Buon anno a te, Roberto. buon anno. E guardo Ligaia. In ordine, intanto bevo. Ordine. Oh, che piacere! Guarda qui. Poi prendo lo champagne, proprio tutto in un sorso, lo ripoggio e ne prendo un altro e mi avvicino verso di loro. Alaska, giusto? Sì. Ligeia. E allungo una mano per stringergliela. Ligeia. Sì. Ah, a quanto pare abbiamo compagnia qui e mi sembra che stai facendo una buona cosa. Stai bevendo? Una delle bellezze di questo potere è quello che puoi fare con questo. E facciamo. Brindiamo allora al buon anno. Mi chiamo Rebecca. Piacere, Alaska. Piacere. E gli porgo la mano io. Praticamente ti arriva una slinguazzata sulla mano schifosa. E tu... Non è più mio piacere. Di questa coterie siamo solo noi tre o c'è qualcun altro? In realtà abbiamo ancora un elemento e vado ad aprire la porta. Dottoressa Ofelia. Ligheria. Che piacere. Io da lontano. Ofelia. Prego, si accomodi. Grazie. Non voglio far perdere tempo a nessuno, anche perché la serata è una serata abbastanza importante, signori. Verrò dunque subito al sodo. Un contatto del principe ci ha informato che c'è una donna che sta girando in città che potrebbe minacciare la masquerade. Potrebbe essere una bufala o potrebbe essere veramente una cosa seria. Quello che il principe ci chiede è di parlare con questo contatto che si trova qui, tranquillamente possiamo raggiungerlo ed eventualmente indagare sull'accaduto. E farlo con il nostro stile, senza che nessuno lo venga a sapere. Dopotutto vogliamo le cose con ordine, giusto Rebecca? Giusto. Quale sarebbe il vostro stile? L'ordine, Alaska. L'ordine. Pulito, un lavoro ad hoc. Quindi dovremmo parlare? E io cosa ci faccio qui per parlare? Perché a volte potrebbe non servire la parola, signora Alaska, e un uomo Così influente. robusto come lei, sono sicuro che avrà una forte influenza. Va bene. Ah, prima che me lo dimentichi, e metto gli orologi sul tavolino. Questi sono da parte del principe. Questi sono dei doni per ognuno di noi. Signori, il vostro ospite è giù che vi aspetta, se volete. Grazie mille, Roberto. Signori? Buonasera. E vedete che se ne va. Quando scendete, vedete che c'è seduto su una sedia un tizio tutto di così. Quando arrivano? Immagino che lei sia il contatto che è stato... Sì, sono io. Prego, siamo tutti orecchie. Giacomo, io gli ho detto le cose, ma perché Giacomo?
Giacomo al momento è impegnato e ha chiesto a noi di occuparci del problema. Siamo molto bravi a occuparcene. Non si preoccupi. Va bene, perché potrebbe essere grave la cosa. Io gli ho detto che continuo a guardare nei computer, ma io guardo tutte quelle streamer online e gli ho detto che è un problema. Possono parlare così. Di che problema stiamo parlando? La mia amica è una streamer e però lei parla di tutte quelle cose strane, di magia, cose, però lo fa sul web. È preoccupante. E come dicevo a Giacomo, sembra che adesso alcuni gli mandano dei messaggi strani scrivendo che è una succhia sangue. Caro, voglio sapere il nome di questa ragazza, di questa signorina, che usa questi orribili termini. Questa signorina è Isabella, la ragazza che stanno aggredendo. Isabella. E continuano a dire che è una succhia sangue. E dove si trova Isabella, mio caro? Adesso è a una festa in un palazzo quasi in periferia della città. Mio caro, ti vedo agitato. Sì, è 3 giorni che non dormo. Perché non vai a dormire? Lo fai per me, tesoro. Fammi questo favore. Anzi, approfitta di questo momento, resta pure qui e riposa. Dormi sereno. Giacomo non mi sgriderà, vero? No, certo che non ti sgriderà. Fidati. Va bene, allora io vado a dormire. Sogni d'oro. Si butta giù a terra e inizia a ronfare sul suo domani. Va bene, allora prendiamo la mia macchina e andiamo. Guido io. Però ci arrivate tranquillamente al posto. E il posto che vi è stato indicato è un palazzo, ok, con una serie di appartamenti, e vedete che tipo al quinto, sesto piano ci sono tutte le luci degli appartamenti che fanno luci stile discoteca, e all'ingresso della palazzina ci sono un sacco di cartelli appesi con scritto "la festa è qui, buon anno, per la festa salite le scale", e questo è quello che vedete da fuori. Pronti a entrare? Sempre pronto. Ma forse se è una streamer magari possiamo vedere anche una sua immagine, penso che da qualche parte si troverà lei. Quando vedi questa immagine, a te ti dà una certa ha un sacco di tratti somiglianti a te, nel senso anche lei veste tutta gotica, tutto ha un po' il tuo stile, e non è che siete due gocce d'acqua, Ok. però diciamo, se tu sei la versione A, lei è la versione B, per dire. Ma guardala, ha un bello stile, mi Somiglia nello stile. piace. Possiamo essere amiche. La vado a cercare. Poi, visto i successi che avete fatto, potete trovare anche che il suo nickname che usa su internet è Bruja, che vuol dire strega. Brua? Oh, ma scritto proprio BRUGJH. Come il clan senza l'ultima lettera. Mi Sì. giro verso Alaska. Io prego che se proprio dobbiamo incrociare qualcuno siano soltanto degli anarchici. Però loro non hanno delle regole, potrebbero essere un problemino, ma penso che una Qt fatta da 4 persone contro una streamer, diciamo che penso che problemi non dovrebbero essercene più di tanti. Almeno spero. Incrociamo le dita. E ok, quando arrivi al piano della festa, vedi che davanti al corridoio che dà al piano del piano ci sono 2 bodyguard. Ok. Li vedi belli grossi, sono più o meno un po' più tozzi del vostro Alaska. Li guardo. Buonasera. Buonasera, l'invito ce l'ha? L'invito ce l'abbiamo ovviamente, vero?
Mostri. Me lo può dare, per favore? Uso ascendente. Lei ha capito subito come funziona il mondo. Proviamo un po' bacio. Ma Non basta. il tizio, vedi che tu ti stai avvicinando per baciarlo e lui fa: ehi! Cosa diavolo pensi di fare? Allora, No, niente. Andate via di qui. No, Niente. no, hai capito male, Non volevo fare nulla. Scusami. Io tipo mi sposto e guardo Mentre Ligeia e no. faccio segno a Ligeia, ti prego. signori, Sì. direi che c'è stata un po' di confusione. Proprio usando la voce e Certo. la voce, Rebecca è abituata in questo caso quando mi vede usare incanto. Io uso tantissimo la voce e quando risuona fa effetto proprio sirene di Ulisse. Faccio proprio, signori, temo che ci sia stata un'incomprensione, sono addolorata di questo. Sì, credo proprio di sì. Forse eravate già dentro per Sì, ci eravamo allontanati, usciti per una sigaretta, soltanto una sigaretta, ci sì. dispiace aver creato tanto problemi. No, è colpa nostra, sa, con tutta questa gente che entra ed esce. È comprensibile, è una bella festa, no? È l'ultimo dell'anno. Certo. Entrate pure, non c'è nessun problema. Grazie mille. Faccio cenno agli altri di entrare e per ultima dico, e faccio proprio, grazie ancora. No, grazie a voi. E salgo su. Grazie E Ligeia. poi mi avvicino a Rebecca, il bacio, mia cara, quando è da solo ed è indifeso, tesoro. Mi sono scordate le regole. Voi arrivate praticamente al piano e quello che vedete è c'è un sacco di gente che sta limonando, gente che si sta appartando nei stanzini, stanno bevendo alcolici, musica in ogni appartamento, sono tutti aperti, praticamente questi aperti, tutta gente che entra e esce, vedete gente anche che tipo si spoglia in mezzo al corridoio e inizia a copulare lì in mezzo. E tra l'altro tu, Rebecca, noti che questo qui sarebbe il tuo terreno di caccia perfetto, non ti sarebbe assolutamente difficile incantare qualcuno, portartelo da parte e farti un bel aperitivo di Capodanno, se vogliamo intenderci. Intanto faccio cenno a loro di chiedere e io un attimo mi fermo un po' per guardare la gente che c'è e utilizzo appunto vedere la bestia per vedere se c'è qualcuno che non è un semplicissimo umano. Ok, diciamo che i tuoi successi ti permettono di notare che ci sono alcune cose sovrannaturali, ok, non tantissime. Se nel corridoio ci sono una quarantina di persone, ce ne saranno 2 o 3, ok, ma che non riesci a riconoscere l'aura. Ok. Non sono aure di Kainiti o Ghoul. Ok. Non sono Kainiti e Ghoul. Bella merda. Non è un buon segno. Mai. Ok. Però, allora, quello che ti posso dare la certezza è che non sono ostili nei tuoi confronti, o comunque nei vostri. È come se stessero facendo i cazzi loro. Proprio è un appartamento, c'è questo corridoio lunghissimo, ci sono tutte le porte dei vari appartamenti aperte e alcune chiuse dove avete visto che sono entrate delle persone. E vedete tutte le varie luci che escono dagli appartamenti. Ok, quello che voglio fare è percorrere il corridoio e Sì. buttare un occhio nelle zone dove le porte sono aperte, per vedere se riesco a capire, se riesco a individuare Isabella nelle zone aperte. Noti che proseguendo avanti, più si va avanti, più sembra che ci siano alcolici migliori e più gente e la musica si fa sempre più forte. Quindi probabilmente, diciamo, il centro della festa è verso il fondo del corridoio. Usare Auspex visivo per scrutarmi intorno. Col tuo sguardo concentrato riesci a leggere alcuni labiali e alcuni di questi dicono sembra che abbia organizzato una bella festa Isabella. Ha proprio un bel appartamento e vedi l'altro che dice sì, cavolo, l'ultimo quello in fondo, dici sì, proprio quello. Allora direi di andare nella stanza.
Guarda, riapprofitto e faccio in modo che un suo braccio mi passi sulle spalle, in modo tale da avere, come a dire io sto con lui, per evitare che qualche altro si avvicini e possa allungare le mani. Brutto, quindi. Io imito Ligei e lo faccio anch'io. Poi Va bene, allora con loro due sotto il braccio mi avvio verso la porta. Cioè, entri nell'ultimo appartamento, infatti qua vedi che comunque ci sono champagne di classe, vini pregiati, una TV al plasma tipo 72 pollici gigantesca, luci che vanno tipo discoteca, musica altissima e vedete, circondata da un sacco di persone, vedete Isabella lì seduta su uno sgabello e un sacco di persone intorno a lei. Qualcosa di particolare che io non posso vedere con i miei bellissimi occhi? Ovviamente uso vedere la bestia. Tutti umani nella stanza, tranne Isabella e un ghoul. Easy. Non posso dire. Allora, c'è già musica sonora, ok? Però a te sembra che tutto si ammutolisce e inizi a sentire al chiaro della luna di Amadeus. Sto benissimo, non sono matta, sto solo bene. Mi ricarico le pile. Non è una pazzia, è pura normalità. Sì, e voi vedete lei che sta ballando. Ligeia, tieni sotto controllo Ofelia. Rebecca, vieni con me. Buona fortuna. Faccio in modo che Ophelia continui a ballare, ma balli in un quadrato vicino a me. Io sì, vedi che una volta ogni tanto ti sfioro tipo il mento per portarti nella mia danza. Provo a farti ascoltare il suono dei violini che sento io, e quindi di questa tranquillità. Io ti faccio un sorrisone come dire: oh sì, tesoro, balla per me. Io porto Rebecca vicino a... non troppo vicino a Isabella. Mi avvicino e gli faccio: non esagerare. Intanto ci parliamo normale. Se la cosa non dovesse andare troppo bene, posso tirare. Ok. Lei sembra che avesse un telefono in mano, stesse scrivendo qualcosa e poi l'ha rimesso subito in tasca, sperando che voi non ve ne siate accorti. Sei Isabella, giusto? Sì, tu chi saresti di cortesia? Comunque mi chiamo Giovanni. Oh, sì, sono io, molto piacere. Ti piace la mia festa? Sì, è una bella festa, ma volevo sapere se potevamo farti delle domande. Piacere, Rebecca. Sì, Rebecca. Dobbiamo parlare. Lei si... C'è un posto privato dove possiamo parlare? Vedi quelli intorno a te che iniziano a guardarti un po' male. Non mi sembra il tono da usare a una festa. Rebecca, gentilmente. Ti chiedo di andartene per cortesia. No, calmiamoci, perché è tutto ok, siamo qui in pace, siamo qui in modo molto tranquillo, non siamo qua per litigare, giusto? Giustissimo. Oh cara, che vestito che c'hai. Ti ringrazio. Anche il tuo mi piace molto. Anche... Hai visto che bello? E vedi lei che è tutta bella contenta di aver trovato tipo uno spirito affine. Oh tesoro, bellissimo. Ma cosa fai con quel bruto qua? Ah, lascialo perdere, lui è Giovanni e ogni tanto fa i capricci, ma è buono in realtà, non ti far prendere da questa cosa. Ma come mai tutte queste persone attorno a te? Sei famosa? Sei famosa? Ma no, sono un paio di amici che ho conosciuto sul web, sai, faccio un po' di streaming. Ah, E oggi
Oggi per Capodanno ho voluto organizzare una bella festa in modo di avere un po' di persone intorno. E come ti chiami? Ti voglio seguire. Dove fai le live? Dove le fai? Guarda, ti indica il suo canale e fa, vedi, io sono Brua. Brua! Molto originale come nome, ma come mai questo nome? Ma sai, mi piace parlare di paranormale, magia su Twitch e allora ho deciso di prendere questo, visto che ho origini spagnole, ho voluto usare un nickname del genere. Origini spagnole? Ah, Mhm. addirittura. Ma Ma- nel senso proprio, cioè lo vivi, cioè vivi queste cose, ti piacciono queste cose, Certo, se no non avrei aperto un canale. ma da dove... Stai un po' deludendo, pensavo che sarebbe stata una conversazione molto più interessante, ma probabilmente era meglio parlare con il cagnaccio qua. No, dai, un attimino. Cara, se non ti dispiace, io adesso dovrei andare a salutare gli altri miei ospiti. Magari ci becchiamo più tardi. Vedi che lei si alza e va. Tesori, andiamo? E vedi che lei si sta allontanando. Diciamo, si sta spostando da un'altra parte dell'appartamento con tutte queste persone. Io intanto ho dato Ophelia si è ripresa. Sì, adesso sì, si è ripresa. Ok. È finito il momento magico, Ophelia, mi spiace. Dottoressa, Ma si bella. è goduta il È movimento? sempre un momento meraviglioso della mia giornata. Però sì. È un piacere. Abbiamo altre strategie, dottoressa? A noi interessa personalmente. Ci è stato detto di scoprire quanto più possibile su questa donna, non di eliminarla questa sera, o sbaglio? Vero, quindi possiamo possiamo ritenerci soddisfatti di aver avuto abbastanza informazioni. Non potevamo fare di più. E se facevamo di più, mettevamo in rischio tutti quanti noi. È molto probabile. Troppa gente. Troppa gente, troppa confusione, un atteggiamento troppo strano. Molto strano. E mi sembrano che tutti loro siano un po' sudditi di lei. Va bene, la decisione è stata presa, ma ha mandato un messaggio quando ci siamo visti e non abbiamo cavato niente, quindi stiamo andando via con niente. E il Sire sicuramente non sarà contento che ce ne stiamo andando via con niente. Ti ricordo che anche se tu sei un Sire, noi siamo degli infanti. E va bene. Ma non posso garantire che avrà successo. Avete visto Isabella correre giù dalle scale. Quando scendete giù dalle scale, la seguite, eccetera, eccetera, uscite, vedete che sta girando in un vicolo, ok? Proprio appena uscito dal palazzo, c'è questo vicoletto lì vicino, e esce questo tizio con una bellissima, comunque, maglietta elegante. Quelle avete presente quelle magliette con tipo giacca e cravatta? Terribile. È il suo modo per essere elegante. È top. Duke! Oddio! E insieme a lui escono Ai. altri 5 tizi e vi fanno: cosa volete dalla mia ragazza?